Tornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà e così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. Rieccomi qui con voi, buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati ad un nuovo appuntamento di Ritorno all'origine. Allora, mentre aspettiamo che si uniscano tutte le persone, visto che proprio siamo ai primi secondi dell'inizio, faccio gli auguri a Carola perché ho visto che è quindicenne da ieri. Carola è una delle persone più giovani che mi sta seguendo, che ha fatto anche corsi, seminari, eccetera, viene alle conferenze e per me è un enorme piacere vedere che ci sono anche persone giovani che si entusiasmano a questo tipo di percorso, perché in realtà abbiamo tanto bisogno di coinvolgere anche i più piccoli, anche se Carola non è piccola perché è molto alta ed è molto grande come entità nella sua interiorità. Grazie a tutti per essere qui anche questa sera. Intanto io abbraccio tutti quelli che ho incontrato a Prato, è stato bellissimo. Il weekend scorso, domenica scorsa, ho fatto questa conferenza a Prato, il cui tema era assolutamente impegnativo perché si parlava di programmazioni, che è qualcosa che spesso si crede sia solamente attuata in ambito militare, ormai si conosce bene l'MK Ultra, eccetera, ma ci sono tanti tipi di programmazioni e manipolazioni che vengono messe in atto a larga scala su qualunque entità si incarni sul pianeta Terra. Quindi per la verità non è solo qualcosa di specifico che capita a qualche sfortunato, ma in modi diversi, in maniera diversa, un po' tutti siamo soggetti. E perché trattare un argomento così antipatico? Perché conoscere quel tipo di manipolazione è esattamente quello che ci permette di potercene liberare. È ovvio che è un percorso che va individualizzato, non è possibile dare una chiave di volta che funzioni per ogni individuo e per ogni entità su un canale, ma il motivo per cui vengono fatti dei seminari dal vivo con piccoli gruppi, diciamo dei corsi, è proprio questo, poter lavorare sulle persone, con le persone, per svincolarci, per riattivare, per riprendere quella potenzialità che in molti modi hanno cercato di toglierci, ma che in verità, una volta capiti i meccanismi attuati, è possibile non solo contrastare, ma anche superare. Allora, intanto dico che per la prossima domenica sarò a Lugano per un'altra conferenza e vi faccio vedere un attimo, aggiungo al palco la locandina. Eccola qua, è questa conferenza di Lugano, chi o cosa ci separa dal nostro sé. Domenica 26 novembre alle ore 15, vi aspetto, se avete piacere di venire scrivete una mail a conference@back-to-the-origin. Per quanto riguarda invece tutti quelli che sono stati a Prato o comunque sono in quella zona e sono interessati, ci sarà
un corso base proprio il 16-17 dicembre, l'ultimo weekend, insomma, prima di Natale, le antiche memorie del sé, dove si lavora appunto, e io cerco di fare proprio questo con le persone, per ritrovare le proprie potenzialità, riprenderci il nostro libero arbitrio, riprenderci la capacità e la possibilità di gestire la nostra realtà e di essere creatori veramente fuori da tutti i vincoli e le manipolazioni che ci sono state imposte. Noi abbiamo potenzialità enormi, è vero, ma fatichiamo realmente a metterle in atto perché ci sono tante cose che ci tengono legati, abbiamo tante catene. Bisogna vederle, identificarle e sapere come rimuoverle. E questo è il percorso che faremo insieme per chi vorrà. Allora, torniamo adesso a parlare invece di qualcuno dice che sta guardando il mio sfondo. Sì, mi piaceva tantissimo, scusate, mi distraggo un attimo. Questo sfondo che vedete dietro di me è Atlantide sommersa, ovviamente, che sta sotto alla scritta Back to the Origin, dove anche dice l'onda d'acqua, questa che vedete qua. Sono anche gli omini che vanno sopra, che è anche un po' una metafora di quanto sotto alle acque, sotto alla nostra parte così più cosciente, quindi immerso nel nostro sentire, perché l'acqua è anche il sentire oltre che le emozioni, ci siano mondi sconfinati. Noi conteniamo nel nostro interno tantissimo, ma tendiamo a fare un po' come questi, cioè a viaggiare sulla barchetta sopra all'acqua senza sapere che meravigliosità conteniamo al nostro interno. Ma lo sfondo nasce anche per ovviamente ricordare la caduta di Atlantide, perché stasera parleremo proprio dell'ultima parte di questa super affascinante storia. È super affascinante senz'altro, anche perché ovviamente se ne è parlato in miti, mitologie, eccetera, eccetera. Sto solo cercando di capire, scusate, se... Ah, ok, se la mia pagina funziona, perfetto, perché non riuscivo a vedere le tempistiche, ho bisogno di vedere l'orologio per non sforare troppo. Allora, Atlantide. Atlantide se ne è parlato tanto, c'è spesso tanta confusione e io stasera narrerò solo l'ultima parte di questa lunga storia, ma mi piace ridire solo due cose. Noi siamo in una matrice olografica, ci sono dei cicli temporali e la storia di Atlantide si è ripetuta in più livelli molte volte, anche in differenti densità. La storia originale di Atlantia, che era poi praticamente una sorta di Atlantide e il cui mito di Atlantide spesso si confonde, era su Tara, quindi su un'altra densità. Oggi come oggi, quando parliamo di Atlantide, ovviamente tendiamo a fare un potpourri di situazioni, raccontandovi della storia dell'essere umano e sul discorso progetto uomo, se volete, potete fare tutti gli step perché li ho numerati. Questo, seppure parliamo di Atlantide, fa parte del progetto Uomo 6, proprio perché è la sesta puntata in cui finisco di raccontarvi la storia della creazione di questo uomo angelico, Turaneusiam, immortale, con delle potenzialità incredibili, che doveva essere guardiano di Tara della seconda densità, dell'universo di seconda densità, ma che poi è degenerato molte volte. Ci sono state più tentativi di recupero, quindi una prima semina nuova degli esseri umani, una seconda semina, una terza semina. L'ultima, che è quella che ovviamente è più recente, quindi su cui è più facile rapportarsi, la terza semina, vede gli Atlantidei nuovamente presenti sulla Terra circa 70.000 anni fa. Abbiamo visto come prosperassero, come ci fossero diverse interrelazioni galattiche con altre razze, con altre entità molto positive, che ci fosse prosperità e anche avanzamento spirituale, ma anche tecnologico, fino a circa 55.000 anni fa, quando nuovamente, per l'ennesima volta, c'è l'infiltrazione e la manipolazione di razze come Anunnaki, rettiliani, Draco, che già da molto tempo prima
avevano creato un gruppo coeso chiamato Resistenza Anunnaki, che aveva tutta l'intenzione di distruggere nuovamente questo progetto Turaneusiam, quindi questo tentativo di rimettere insieme i vari filamenti di DNA per ricreare e ridare l'opportunità alle anime incarnate che avevano avuto molte vicissitudini, che erano state anche scollegate dalla matrice morfogenetica della propria razza, volevano evitare che queste riprendessero la loro potenzialità e riprendessero la loro evoluzione per tornare ad essere gli esseri potenti che dovevano essere in origine. Ora, 55.000 anni fa abbiamo visto che c'è stato l'inizio dell'infiltrazione e l'inizio del decadimento, un nuovo decadimento, perché anche in un passato molto passato, anche quando eravamo in un altro universo di densità, c'era stata la stessa storia, è sempre un po' la stessa storia che si ripete, ma è normale, perché siamo in una matrice olografica, siamo all'interno di una sorta di realtà gestita, computerizzata, artificiale, gestita da un sistema artificiale che va in loop più o meno come quando partecipate o entrate in un gioco, in un giochino elettronico in cui ci sono vari livelli di difficoltà, vari scenari, vari sfondi, vari background, potete cambiarvi l'avatar, ma più o meno il gioco ha certe regole, si struttura sempre nello stesso modo. Magari ci sono missioni differenti, ma poi più o meno siamo lì. Ecco che anche la storia di Atlantide si è ripetuta molte volte. Abbiamo visto come 48.500 anni fa circa c'è stata una prova di forza, potremmo dire, una presenza importante di molte razze costruttive, positive, che volevano tutelare il progetto, e abbiamo visto come la primissima grande piramide sia nata così in là nel tempo. 48.500 anni fa era una costruzione protettiva, ma non solo. Abbiamo visto tutto quello che c'era sotto, tutte le sue funzioni. Ovviamente non mi dilungo in tutto questo perché altrimenti vi ripeto sempre le stesse cose, ma andiamo a tappe. Si è cercato in qualche modo gli Anunnaki e tutte queste razze che ormai si erano infiltrate ed erano arrivate al governo, come al solito, al centro di governo di Atlantide, seppure molto potenti, non avevano la possibilità di entrare nella terra interna perché i portali a loro erano preclusi, perché ovviamente le razze positive sapevano che c'era questo problema e hanno cercato di schermare, di proteggere, e non potevano soprattutto attraversare quel famoso ponte, portale, Stargate, chiamato Arca dell'Alleanza, che univa la Terra con la sfera di Amenti, cioè quell'area morfogenetica che raccoglieva le parti morfogenetiche della razza umana Turaneusiam, che dopo le varie vicissitudini e sconvolgimenti era stata estratta, estrapolata, portata via, ma è estremamente importante ancora oggi per la nostra ascensione e anche per l'ascensione del pianeta Terra, che abbiamo visto essere una parte, un frammento di Tara decaduto in un universo di prima densità. Ora, gli Anunnaki e le razze, diciamo così, soppressive, antivita, 30.000 anni fa, cercando di prendere il possesso dei portali per entrare nella terra interna, per entrare nella sfera di Amenti, che vi ricordo all'epoca è stata spostata molte volte, era nella galassia di Andromeda, utilizzano dei cristalli molto grandi che erano stati forniti da altre razze positive molto tempo prima, i famosi cristalli generatori di energia, e li utilizzano nel tentativo di sfondare le barriere energetiche dei portali, degli Stargate, ma la cosa non funziona esattamente come previsto e c'è questo enorme cataclisma, la prima grande distruzione di Atlantide. Perciò, seppure molte date non corrispondono perfettamente a quelle che in molte tradizioni vengono vendute, un po' come le datazioni delle piramidi, sappiate che c'è una precisa volontà di fuorviare gli eventi della storia, di dare datazioni sballate. Se voi avete date sbagliate, non solo non capite quanto è lunga la nostra storia,
quante altre parti ci sono che sono state tralasciate o volutamente occultate, ma non potete fare collegamenti perché avete delle date che vengono a volte spostate, a volte molto nel tempo, a volte magari di 2, 3, 4.000 anni. Così per esempio è il problema del diluvio, che a volte viene datato 13.500 anni fa, non avanti Cristo, attenzione perché poi c'è anche il problema anni fa o avanti Cristo, perché ovviamente ci sono 2000 anni di differenza. Parliamo di anni fa, il diluvio universale in realtà, e adesso ci arriveremo a parlarne, è avvenuto 11.500 circa, senza andare a vedere anno più, anno meno, anni fa, e non 13.500, quindi quel tipo di datazione è 2000 anni portata più indietro, e anche questo, come al solito, è una forma di manipolazione della conoscenza, delle informazioni, proprio per evitare che si possa ricreare un quadro corretto. All'interno di un puzzle, se voi sbagliate anche solo un pezzetto e lo infilate all'interno del quadro generale a forza, capite bene che si sballa tutto, perché tutto quello che poi voi agganciate a quel pezzettino del puzzle sarà ovviamente dislocato in una posizione sbagliata, e quindi alla fine non viene fuori il quadro che dovrebbe. E questo è esattamente quello che si cerca di fare. Quindi Atlantide, per l'ennesima volta, dopo la terza semina, a 70.000 anni fa gli Atlantidei creano questa civiltà che 48.500 anni fa viene rafforzata attraverso una serie di costruzioni protettive, perché nel frattempo nasceva un aspetto fortemente antivita legato alla resistenza Anunnaki. Questa resistenza porterà alla sua distruzione 30.000 anni fa, una distruzione che vedrà sprofondare parti intere di continente, e avevamo detto resteranno a galla 3 isole, che a quel punto saranno le 3 isole di Atlantide. Una di queste 3 isole è quella più conosciuta, che nei racconti, che aveva tutta l'acqua intorno, che era concentrica, eccetera. Stiamo parlando di quel pezzetto di storia, giusto per intenderci. Da quel punto in poi, comunque, il focus si sposta un pochino più in Egitto. Vi ricordo che gli egiziani erano già prima, già nella seconda semina, una sottofamiglia del gruppo atlantideo che era stato pulito, purificato attraverso la mescolanza di un'altra razza, i famosi Serres, da cui erano nati i Serres egiziani. Ora, Egitto e Atlantide in quel periodo, già a partire da appunto il famoso periodo 48.500 anni fa, quando le razze positive avevano fortificato l'area di Atlantide, avevano costruito anche in Egitto, che funzionavano tutti insieme come un tutt'uno, anche se per noi oggi l'Egitto è un'altra cosa, ma dovete pensarla come una cosa compatta a livello culturale. Avevano creato appunto la piramide, la Sfinge, eccetera. Quando collassa Atlantide 30.000 anni fa, la divisione tra Atlantide ed Egitto, che ovviamente non affonda, diventa molto più grande, e un po' il focus culturale si sposta in Egitto. Atlantide resta comunque importante, ma resta sempre più inficiata di questa resistenza Anunnaki. Avevamo visto come in ogni caso sia un periodo in cui, per una sorta di disallineamento, perché c'è stato uno spostamento dell'asse terrestre, la piramide non riesce più, come era stato fino a 30.000 anni fa, a richiamare, da fungere da teletrasporto per i Sirio Blu, scusate, per le entità che arrivavano, le razze che arrivavano da Sirio B, ci sono anche i siriani blu, ma non solo, perché era perfettamente orientata, e oltre alle varie funzioni che abbiamo descritto, e oltre a essere la parte che copriva il collegamento portale con la sfera di Amenti in Andromeda, quindi l'arco
poi definito Arca dell'Alleanza, era anche una sorta di stazione di teletrasporto che permetteva all'occorrenza di far arrivare immediatamente astronavi e rinforzi da Sirio B quando fosse necessario. Vi ricordo che c'era un concilio siriano molto importante che ha sempre cercato di tutelare il progetto Turaneusiam e aiutarne l'evoluzione. Dopo però 30.000 anni fa, nonostante vi stessi dicendo che lo sprofondare, perlomeno in parte, di Atlantide ha spostato il focus in Egitto, nonostante questo l'Egitto è vero che ha quindi proprio per questa ragione avrà più peso, più importanza, ma i rapporti con le razze intergalattiche diminuiscono o quasi si concludono proprio per questo spostamento dell'asse, perché la piramide non è più allineata correttamente, quindi non funge più da teletrasporto così come prima. Ci sarà comunque un ulteriore attacco, eravamo arrivati a parlare di 12.500 anni fa, quando nuovamente gli Anunnaki attaccheranno questa volta non Atlantide, ma l'Egitto. Questo Egitto che comunque viene protetto, comunque ci saranno scontri che avvengono anche a livello intergalattico, in una battaglia molto cruenta, verrà quasi rasa al suolo, quasi sconfitta completamente la flotta Anunnaki vicino a Nibiru. Quindi ci saranno tutta una serie di vittorie delle razze pro vita che eviteranno che appunto la resistenza Anunnaki riesca a impossessarsi dei portali per la terra interna, degli ingressi, dell'Arca dell'Alleanza, eccetera, anche se la piramide e la Sfinge verranno danneggiati in una maniera veramente importante. Perciò da 12.500 anni fa, dopo lo scontro, a 11.500 anni fa, quindi circa per 1000 anni, avremo un tentativo da parte di queste razze di ricostruzione. Abbiamo la grande ricostruzione in quell'epoca per la seconda volta, perché era già stata leggermente sistemata dopo lo scontro del 30.000 anni fa, che però non aveva coinvolto realmente la piramide, seppure in tutto questo sconvolgimento della Terra, appunto, lo sprofondare di Atlantide si era appunto, come dicevamo, disallineata. Ma adesso viene proprio rimessa in attività. Dato lo spostamento, nuova inclinazione dell'asse, non è più inclinata verso Sirio B, ma si metterà in collegamento con Alcione, ma funzionerà di nuovo come teletrasporto, funzionerà molto bene e abbiamo un circa 1000 anni in cui le razze positive tenteranno di ricostruire e ridare nuova vita ai simboli importanti positivi che erano stati fino a quel momento utilizzati. Quindi riportano anche degli strumenti tecnologici importanti e abbiamo un Egitto con uno sviluppo molto positivo, molto grande, molto costruttivo e tre isolette di Atlantide che comunque ancora covano al loro interno, anche se sempre un pochino con difficoltà di gestione, la voglia di ribellarsi alle razze positive, che seppure stavano anche ad Atlantide, insomma. Ora, il Consiglio siriano, che poi all'interno aveva pleiadiani e siriani, cerca sempre più di imporsi facendo da contrappeso, ma non possiamo dire che le razze soppressive, la resistenza Anunnaki, sia totalmente sconfitta. Ovviamente però quello che accade in questi 1000 anni è qualcosa di abbastanza importante per tutta la cultura, proprio perché la stazione di teletrasporto, quindi la piramide di quella che noi chiamiamo Cheope, che poi è un nome assolutamente che non ha alcuna interazione reale con il nome del posto, cioè è un nome che è stato dato successivamente e non si sa se sia realmente per confondere come al solito oppure perché c'è stato un errore da parte dei greci. Comunque si chiamerebbe Kunkufu, quindi tutta un'altra faccenda, ma
Parliamo di grande piramide, così parlando di grande è più semplice la comprensione. La grande piramide diventa il centro di teletrasporto principale della Terra. Arriva di tutto in quei 1000 anni, motivo per cui tante razze vengono rappresentate anche nel Pantheon egizio con forme diverse, facce diverse. La cultura è influenzata come non mai dalla presenza extraterrestre e ci sono vari tipi di entità e di esseri che arrivano. Ovviamente è necessario avere un'autorizzazione per poter utilizzare il teletrasporto, ma soprattutto viene sempre più protetta il collegamento con la sfera di Amenti e con quel tipo di teletrasporto. In ogni caso, anche questo, quindi il teletrasporto di Alcione, la spirale di Alcione si chiamava, è veramente qualcosa che le razze tipo draconiani, Anunnaki non possono utilizzare, non sono autorizzati, e questa cosa gli dà un fastidio allucinante, essere tagliati fuori ovviamente. Perciò nell'arco di 1000 anni la resistenza Anunnaki si prepara nuovamente a un altro attacco, quello che avverrà 11.580 anni fa, circa, diciamo 11.500 anni fa, e che è qualcosa che cambierà per sempre la civiltà del nostro pianeta, la civiltà della Terra. Sarà l'evento che farà sprofondare Atlantide completamente, anche quelle ultime 3 isolette rimaste. Sprofonderà Atlantide con tutti i suoi portali, con tutta la sua tecnologia, con tutto quanto. Credo di averlo già accennato, ma ve lo riaccenno ancora ora. Esiste un'area nell'Oceano Atlantico che si chiama Triangolo delle Bermude, dove ci sono un sacco di storie intorno al Triangolo delle Bermuda. Il Triangolo delle Bermuda si trova, probabilmente tutti lo sapete, comunque è fatto proprio a triangolo, una punta sono le isole Bermuda, poi c'è la Florida e poi c'è Porto Rico. Quell'area è un'area in cui spesso scompaiono aerei, succedono delle cose strane, ed è proprio l'area in cui faceva parte anche quel punto, non solo quel punto, ovviamente di Atlantide. E in quel punto succede questo perché ancora sono attivi alcuni Stargate. Sappiate, ne avevamo parlato, che gli Stargate sono a volte anche in aria, non solo appoggiati a terra, e quando gli aerei spariscono è perché il campo energetico, elettromagnetico che circonda lo spazio aereo in realtà è plasmato, modificato, flesso perché c'è uno Stargate da quelle parti che fa sì che gli aerei che scompaiono in realtà si ritrovino poi da un'altra parte. Atlantide aveva molti portali ovviamente, una sua grandissima civiltà, alcuni artificiali, alcuni reali, perché abbiamo visto che ci sono Stargate naturali che sono diciamo fissi anche se si spostano insieme alla griglia morfogenetica del pianeta, e altri invece artificiali, alcuni anche che si possono spostare, quindi allora, intanto ogni tanto butto un occhio ai messaggi. Il mito della terra cava, Fabio, se sei interessato, ne ho parlato e ho fatto 2 video apposta proprio su questo e ho spiegato bene qual è la confusione tra terra cava e terra interna. Per cui adesso non mi sembra forse il caso di stare a ripetere questo, perché altrimenti ripeto sempre le stesse cose. Ho fatto dei video proprio su questo, quindi ti invito ad andarlo a vedere. Ora torniamo un po' alla nostra storia e vediamo che cosa succede. Il piano della resistenza Anunnaki era proprio quello di andare a colpire questo teletrasporto dove andavano e venivano un sacco di razze positive. Ovviamente non era una cosa che loro a cui erano interessati. Quindi, anzi, sono molto interessati a poterne prendere il controllo. Quindi vogliono colpire la spirale di Alcione, quindi prendere il controllo del teletrasporto della Grande Piramide.
vogliono riuscire a controllare anche la stazione dell'Arca dell'Alleanza, sempre relativa alla Grande Piramide, perché vogliono distruggere la sfera di Amenti, una volta per tutta distruggere il campo morfogenetico dell'umano Turaneusiam, del progetto umano angelico. Così finalmente sono riusciti a toglierci dai piedi. Questo era l'obiettivo. Per poterlo fare hanno studiato una tecnica piuttosto complicata che prevedeva di utilizzare i famosi grandissimi cristalli che già avevano avuto un effetto non troppo positivo 30.000 anni fa. Vi ricordo che il continente è sprofondato lasciando 3 isolette, ma questi insistono riproponendo lo stesso errore, pensando questa volta di aver capito meglio, di sapere meglio come fare. Armano nuovamente questi cristalli nel tentativo di andare, utilizzando i portali dell'Arca dell'Alleanza, il portale dell'Arca dell'Alleanza, pensano di riuscire selettivamente, ascoltate bene, a colpire la sfera di Amenti, liberando quella parte energetica di frequenza che io vi ho chiamato fiamma blu, che era la parte che in realtà comprende la frequenza vibrazionale della quarta e quinta dimensione, che sono già le due prime dimensioni dell'universo di Tara di seconda densità. Quel tipo di frequenza, quel tipo di energia era quella che veniva collegata alla Terra ed era proprio quella importante per cui solo alcune entità che avevano il quinto filamento attivo riuscivano a passare alla sfera di Amenti, attraverso la sfera di Amenti e ricongiungerci. Insomma, quel tipo di vibrazione blu, chiamata anche fiamma blu, era quello che avrebbero tanto voluto prendere gli Anunnaki, perché riuscendo sulla Terra ad avere il controllo di quel tipo di energia, avrebbero facilmente controllato il mondo. L'obiettivo era ovviamente trasformare totalmente e completamente gli esseri umani in evoluzione, in una razza operaia e schiava, che lavorasse per loro, che gli cercasse l'oro, i minerali, che facesse tutto quello che loro volevano, che gli fornisse anche energia, magari da un punto di vista spirituale, ma che non potesse in alcun modo ascendere o opporsi a loro. Questo era l'obiettivo. Perciò addirittura armano i portali dell'Arca dell'Alleanza attraverso dei cristalli, utilizzano il portale dell'Arca dell'Alleanza e la trasformano in una arma potentissima, scagliata contro la sfera di Amenti, che in quel momento, vi ricordo, si trovava nella galassia di Andromeda. Studiano proprio uno schema ad impulsi, degli impulsi molto precisi attraverso l'arca, che dovrebbero andare a colpire come bersaglio la sfera di Amenti e rilasciare il campo morfogenetico della fiamma blu a loro, in modo che avessero una fonte inesauribile di energia tratta dal campo morfogenetico dei Turaneusiam, quindi dagli animici, una fonte animica infinita, che bello ovviamente, e con quella avrebbero conquistato il pianeta. Ma non ci sono riusciti. Perché non ci sono riusciti? Perché come al solito gli è andata storta, per fortuna oserei dire come al solito, perché non sono riusciti ad accedere perfettamente o a comprendere perfettamente i codici che i guardiani avevano inserito all'interno di quelli che vengono chiamati sigilli, cioè la sfera di Amenti era molto importante, per cui, come vi ho detto altre volte, era stata sigillata, chiusa in alcuni punti, attraverso dei codici. Spesso questi codici sono inseriti nel DNA, sono parti del DNA. Ecco, loro non avevano capito bene cosa era stato, qual era la manovra attuata dai guardiani per proteggere la sfera di Amenti, che ovviamente aveva bisogno di protezione e i guardiani lo sapevano benissimo. Nel momento in cui hanno cercato di colpire, di utilizzare questa energia armando con dei cristalli generatori l'Arca dell'Alleanza, hanno mandato l'impulso alla sfera di Amenti, i sigilli costruiti hanno funzionato da protezione.
da forma di protezione, da scudo potremmo dire, da scudo protettivo. E che cosa è successo? Una sorta di effetto rebound. L'aspetto tecnico ovviamente è piuttosto complicato per quelle che sono le nostre conoscenze, ma quello che posso dirvi è che questo impulso è stato catapultato all'indietro, è come se si fosse scontrato contro un muro elastico che l'ha rimandato esattamente al mittente, facendo rientrare all'interno del grosso cristallo di partenza quella bomba energetica che era indirizzata alla sfera diamenti. Quindi l'Arca dell'Alleanza ha avuto una forma di impulso di andata fino alla sfera diamenti e poi di ritorno. Nel ritornare è stato colpito il principale grande cristallo di Atlantide, che era sotto all'isola maggiore, all'isola più grande, dopo appunto la sprofondare del continente, ora era lì. E questo ha ovviamente generato un'implosione, uno scoppio incredibile che ha coinvolto anche tutti gli altri generatori, gli altri cristalli generatori. Diciamo che c'è stata una prima serie di esplosioni iniziale che è partita dall'isola più grande, sotto alla quale c'era anche il cristallo più grande da cui era partito l'impulso, dopodiché c'è stato proprio uno sprofondamento tettonico sotto il fondo dell'oceano che ha tirato giù ovviamente anche l'isola e poi tutta una serie di seconde esplosioni, potremmo dire minori, che hanno colpito le altre due isole rimanenti, in maniera tale che la massa terrestre sprofondasse completamente. E quindi, secondo le fonti più precise, 9558 anni avanti Cristo, ma diciamo circa 11.500 anni fa, più o meno, Atlantide affonda completamente anche l'ultima parte che era rimasta in vita e questo fa sì che venga sommersa completamente dalle acque, diventi l'oceano diventi la sua tomba e con questo avvenimento una serie molto importante di sconvolgimenti, spostamento delle masse terrestri, globali direi, terremoti a più non posso, oltre ai terremoti inondazioni, non proprio globale ma di tanto, sappiamo che è in questa epoca che anche l'Egitto verrà sommerso dal mare e infatti quando sono state ritrovate le piramidi, la Sfinge eccetera, si sa che all'interno c'era una quantità di detriti enorme e molto sale, proprio sale sulle pareti che era stato grattato via. Certo, perché in quell'epoca, quindi 11.500 anni fa, era totalmente stata sommersa dall'acqua che poi piano piano ovviamente è scesa. La piramide nuovamente è stata disallineata e quindi non è mai più funzionata come teletrasporto o come collegamento né con Sirio B come era all'inizio né con Alcione, con niente. Per un certo periodo ha ancora funzionato comunque dopo alcune rivisitazioni come portale verso la sfera diamenti, ma poi anche questo è stato dismesso e al momento non c'è più niente di tutto ciò. Molto successivamente nasce l'altro utilizzo della piramide, quello un pelino più conosciuto, diciamo, anche se anche questo non più di tanto, in cui sempre Razzi Anunnaki, che poi da quel punto in poi hanno preso il controllo totale dell'Egitto, hanno utilizzato delle strutture comunque presenti all'interno della piramide che inizialmente avevano tutt'altra funzione per aiutarsi energeticamente a trasferire la propria coscienza da
da un corpo ad un altro, un po' come Altered Carbon, il cambio di custodia, ecco. Altered Carbon è una serie televisiva che parla un po' di come ci fosse la possibilità per alcuni facoltosi personaggi di fare una sorta di backup di coscienza e di essere quasi immortali, di non morire mai, nei termini in cui bastava, quando un corpo veniva danneggiato, rovinato, non andava più bene, trasferire, fare una sorta di backup in un cloud e poi portare la memoria da un'altra parte, e non solo la memoria ma anche la coscienza, una coscienza sintetica si intende. Anche questa è stata una delle funzioni delle piramidi, ma molto dopo la loro creazione e funzione originale, che era di tutt'altro tipo, come vi ho raccontato. Ma andiamo avanti. Cosa succede a questo punto? Perché la nostra storia da 11.500 anni fa a oggi prende una piega totalmente diversa. Inizia veramente un'era, potremmo dire, oscura, perché le razze guardiane, nonostante non siano riuscite a prevenire questo sconvolgimento globale, hanno comunque cercato di salvare il più possibile persone e quindi alcuni sono stati portati poco prima nella terra interna, che ha funzionato un po' come un bunker, e addirittura le porte fino all'ultimo sono state tenute aperte per poi essere chiuse, gli Stargate chiusi dall'interno per salvare il più possibile le persone. Altri sono stati spostati in extremis in altre zone dello spazio, ma ovviamente c'è stata una quantità enorme di entità che sono ovviamente morte. Dopo tutto questo, sapendo la catastrofe avvenuta ormai un po' tardi, ma meglio tardi che mai, sappiamo che i Maraji, e non solo loro, ma i Maraji sono quei siriani di Sirio blu positivi che inizialmente avevano donato alla prima Atlantide della terza semina, quindi già all'inizio, 70-60 mila anni fa, questi generatori di energia perché potessero avere energia illimitata e per tutte funzioni ovviamente positive e costruttive, non perché funzionassero come distruttori, cosa che invece poi è avvenuta, proprio loro decidono di portare via tutti i pochi cristalli rimasti inesplosi, perché ce n'erano tanti, il più grosso è esploso subito, come vi dicevo, sotto la grande isola. Quelli caricati già sono esplosi successivamente sotto le isole, le altre due presenti, ma qualcuno si è salvato di questi cristalli non esplosi, sono stati tutti portati via insieme a una serie di strumenti tecnologici come per esempio l'Ankh, e mai più riportati sulla Terra. L'ipotesi era quella che se fosse stato il caso sarebbero tornate certi tipi di tecnologie se e quando, diciamo, l'essere umano avesse avuto una differente tipo di evoluzione. Ora, mi fa ridere perché non è tanto un problema di essere umano qua, ma è un problema di razze sintetiche che continuano a intromettersi. Ma comunque, insomma, diciamo che per evitare le tre esplosioni, per evitare un utilizzo sbagliato, viene tolto tutto. Senza il potere di queste tecnologie extraterrestri molto avanzate, senza a questo punto l'energia della fiamma blu, della quinta dimensione, che sappiamo veniva utilizzata attraverso l'Ankh e attraverso i portali, eccetera, eccetera, la Terra entra realmente questa volta in una sorta di area oscura. Ci sono tutta una serie di civiltà che nascono, che vengono poi riportate o ritornano sulla Terra da aree sotterranee, da aree della terra interna nascoste. Mano a mano che l'acqua ridiscende e la conformazione geologica della Terra prende più l'aspetto che oggi conosciamo, abbiamo tutta una serie di culture che è un po' come se ripartissero dall'inizio, quindi quasi primitive, e così abbiamo organizzazioni anche culturali, sociali, basate prevalentemente sulla sopravvivenza, dove sembra non ci sia più quasi niente che richiama lo sfarzo e le potenzialità precedenti anche, diciamo, tecnologiche. Questo è quello che ci ritroviamo dopo questo enorme scontro. Ora, Atlantide non c'è più,
ma il ricordo di questa grande civiltà che è stata sempre più inficiata, invasa, manipolata dagli Anunnaki e dalle altre razze della resistenza Anunnaki, verrà raccontato da 11.500 anni fa in avanti, dopo la questione del grande diluvio. Dimenticavo di dire che a livello biblico questo è identificato come il grande diluvio, nei termini in cui c'è stata tutta questa acqua. La storia biblica, come ho detto altre volte, mescola questo grande diluvio, quindi queste inondazioni, con le altre due precedenti di cui ho parlato. In ogni caso, lo più recente era proprio questo, e dopo abbiamo comunque chi aveva avuto possibilità di restare, perché già era sulla terra, comincerà a creare una struttura dal nuovo di governo, di società segrete, di religioni, tra virgolette, fondamentalmente basato su Atlantide, su quella Atlantide che era diventata il punto centrale, la roccaforte degli Anunnaki, della resistenza Anunnaki, e dove il potere era centrato in mano di alcuni che già erano chiamati illuminati, i famosi Templari Anu, che volevano fare esattamente quello che oggi vediamo, cioè controllare la popolazione, tenere nascoste tutta una serie di possibilità e potenzialità, prendere l'energia, succhiare tutto quello che si può da un punto di vista di potenzialità dei creatori, rendendoli schiavi. Così era, così è, e così la cultura dell'Egitto, che comincia a rifiorire, ma ovviamente in tutt'altro modo, mette le basi della massoneria, che vi ricordo nasce in Egitto, più o meno all'epoca di Amenofis III, ed ha una struttura piramidale, dove le piramidi comunque sempre erano un simbolo Anunnaki, anche se erano state costruite 48.500 anni fa da razze positive, avevano comunque utilizzato una forma Anunnaki, perché all'interno del loro gruppo c'erano quei famosi Anunnaki che si proponevano come positivi, sempre razza sintetica, ma questo aspetto non è stato compreso per lungo tempo. Oggi abbiamo tutta una serie di società segrete, occulte. Una di queste è importantissima, la massoneria, che affonda le sue radici in questo tipo di Egitto, quindi nell'Egitto post-diluvio, che è un Egitto gestito totalmente da razze sintetiche, gestito totalmente da quel tipo specifico di mentalità e di cultura, che è riuscita comunque a mantenersi molto forte, perché questo tipo di disastro che Atlantide ha portato ha creato anche un'altra cosa che io non vi ho detto ancora, cioè dovete sapere che quando si passa da un universo di una certa densità ad un altro, c'è una sorta di barriera naturale, ed è anche immaginabile questa, una barriera di frequenza naturale, che non permette il transito, cioè si può passare dalla prima alla seconda alla terza dimensione, ma dalla terza alla quarta c'è proprio una barriera. Ecco perché servono gli Stargate, ecco perché servono dei periodi precisi, dei cicli, i famosi cicli di ascensione in cui si aprono i portali, in cui si rende più fattibile il transito, lo slittamento, altrimenti è un po' come se voi doveste avvicinare due calamite, le due diverse frequenze si respingono. Ora, che cosa è successo quando c'è stato questo tentativo di attacco alla sfera di Amenti? Il sigillo, sì, è vero, ha funzionato e infatti non è stata distrutta, non è stata intaccata, ma nonostante questo c'è stato però un altro tipo di problema, perché questo attacco ha comunque
danneggiato in parte il sigillo originale, l'ha, potremmo dire, aperto. E la sfera di Amenti, che era ferma nella galassia di Andromeda, nella quinta dimensione, ed entrava in collegamento con la seconda dimensione della Terra, ecco, la sfera di Amenti comincia a non essere più così ben ancorata alla quinta dimensione e comincia a scendere. Scende di dimensione fino alla quarta in una sorta di traiettoria precipitosa verso la Terra. Ora, è corretto far rientrare la sfera di Amenti sulla Terra? Sì, anzi sarebbe giusto e bene, anche perché era inizialmente proprio nel nucleo della Terra, nella seconda dimensione, nel centro, ma per tutta la storia che già vi ho raccontato è stata portata fuori. Ma non è possibile che questa collassi e in un momento qualunque, non all'interno di un ciclo che agevola l'apertura, scenda e ritorni nella Terra in caduta, diciamo. Questa discesa prematura in un momento non previsto poteva creare dei danni molto grandi, avrebbe potuto far esplodere la griglia terrestre, almeno questo è quello che si pensava. Ci sono oggi forse anche dei dubbi sul fatto che sia stata l'ennesima esasperazione del problema per, con la scusa di arginarne la caduta, comunque ancora bloccare la Terra sempre di più nel suo universo di prima densità. E questa è un'altra informazione che ovviamente nel tempo è venuta alla luce, ma per quell'epoca quello che sembrava era pericolo, pericolo. Gli Atlantidei con gli Anunnaki, la resistenza Anunnaki ha colpito la sfera di Amenti, attraverso il suo sigillo si è riuscita a salvare. L'effetto rebound di questo colpo ha creato affondamento delle 3 isole di Atlantide, inondazioni, diluvio universale, chi più ne ha ne metta, ma ha creato anche la caduta parziale e prematura della sfera di Amenti, che va assolutamente fermata. Per cui che cosa succede? Che proprio per fare in modo che non ci sia una catastrofe, diciamo, viene messo un'ulteriore barriera. Questa volta, e siamo sempre a un periodo comunque di non chissà quanto, 11.500 anni fa, perché è tutto molto vicino a questo punto, viene creato un recinto di frequenza chiamato il recinto di Amenti, dove la sfera di Amenti viene bloccata energeticamente in quarta, dalla quinta in quarta, ma senza entrare nel nostro universo, quindi resta nella seconda densità. Questo passaggio, questo recinto avrà tutta una serie di effetti collaterali, un po' come quando uno, insomma, prende dei farmaci molto potenti per risolvere una cosa e di solito ci sono tutta una serie di altri problemi che arrivano. Allora, vedo che qualcuno dice: ma come fa a cadere qui se tra le dimensioni ci sono i portali? Tra le dimensioni ci sono i portali, che sono le porte che permettono di passare, altrimenti tu ti scontri la sua griglia, la sua energia, l'energia della sfera di Amenti, se non arrivava in un momento preciso dove si poteva permeare il passaggio tra la terza e la quarta dimensione, quindi tra l'universo di prima densità e l'universo di seconda densità, sarebbe andato a sbattere, perché c'era comunque questa barriera naturale. Esiste una barriera naturale tra gli universi di diverse densità. Ecco perché ci vogliono gli Stargate per passare, ci vogliono le porte, se no non passi, sbatti una musata. Questo scontro, essendo la sfera di Amenti molto grande, con grande energia, avrebbe ovviamente creato problematiche e la possibile esplosione della griglia della Terra, quindi la distruzione dell'universo di prima densità, per questo andava fermato. Ecco, adesso forse mi sono spiegata meglio. Però nel fare questo recinto di frequenza ha creato una sorta di quarantena galattica, perché in questo blocco che doveva proteggere l'universo di prima densità
e quindi anche la Terra, è stato creato proprio una sorta di muro energetico protettivo anche intorno alla Terra, in modo che non ci potesse essere lo scontro. Questo muro, questa protezione, questo recinto di frequenza ha fatto sì che mai come da 11.500 anni fa a oggi la Terra, tutto l'universo comunque di prima densità, ma la Terra soprattutto perché la sfera di Amenti è collegata alla Terra di prima densità, sì, alla nostra Terra, perché è proprio campo morfogenetico di quelli che sono sulla Terra ed è legato a Tara, che è la Terra, non ad altri pianeti, che hanno anche loro le loro sfere, ma non si chiamano sfera di Amenti. Venere, Marte, Giove, tutti questi hanno i loro pianeti, le loro sfere che riguardano altre parti della loro mappa, della loro struttura morfogenetica, perché vi ricordo non solo la Terra arriva da un universo di seconda densità, ma per la Terra si parla di Tara, quindi la Terra viene blindata e nasce questa che viene chiamata quarantena galattica, ossia la perdita praticamente totale delle relazioni interdimensionali, multidimensionali, intergalattiche tra gli esseri della Terra e il fuori. E anche se a noi sembra che ci siano state diversi rapporti con alieni e razze aliene, sappiate che questo è una parte infinitamente piccola rispetto a quello che era successo prima di quella data, dove c'era un andirivieni esagerato. Sì, qualcuno è ancora riuscito a passare, ma veramente in casi particolari, con astronavi molto piccole, con tutta una serie di fatiche. Prima arrivavano ad ondate in maniera assolutamente fluida e naturale e in questa quarantena si sono persi anche i ricordi nel tempo, le memorie di quei contatti, tutte le tecnologie ovviamente sono andate perdute e quindi c'è stato proprio uno scollamento. Pensate alla differenza tra quando avevamo la piramide che funzionava da centro di teletrasporto intergalattico, ma quello era proprio il periodo di massima espansione dei rapporti, ma anche prima c'è sempre stato, e quando dopo la caduta di Atlantide, la necessità di creare questo sigillo di frequenza per evitare la caduta della sfera di Amenti e la distruzione della Terra, si sia proprio creato questo sigillo, proprio questo poi il nome recinto, anzi recinto di frequenza di Amenti, che ci blocca. Ci blocca in un sacco di sensi, blocca innanzitutto tutti i rapporti con gli extraterrestri. Ecco perché oggi abbiamo persone, anzi la stragrande maggioranza, mi sembra insomma una cosa da folli pensare che esistano gli UFO, che esistano le astronavi, cioè una roba da pazzi, no? È una cosa che ormai è totalmente fuori dalla cultura normale, generale dei più, qualcuno sta ritornando adesso, grazie a chi come me sta cercando di divulgare, però è ancora molto poco nel pensiero comune. Gli alieni sono qualcosa che va bene per i film di fantascienza e questo è potuto avvenire grazie a questo blocco totale, perché prima erano così tante le razze, così tanto presenti ed era così normale pensarci che era impossibile convincere le entità agli esseri umani che non esistessero. Questa quarantena ha creato sicuramente un blocco anche di tecnologia, perché non avendo più rapporti e perdendo anche la memoria, tutto è ripartito un po' da zero. Non solo, ci sono stati altri svantaggi, per esempio il fatto che in tutto questo la Terra non ha più avuto e non ha a oggi la stessa capacità di prima o non è altrettanto agevole a scendere di frequenza perché arrivato alla terza dimensione c'è questo blocco che un po' è anche per gli esseri umani totali nel loro gruppo, nel loro evolvere insieme come massa critica, devono anche superare un po' questo sforzo che nella tutela
della Terra proprio per evitare che la sfera di Amenti ci schiacciasse e facesse esplodere tutto, intanto ha bloccato e segregato ancor di più gli esseri umani nella Terra, per cui è diventato difficile da altre dimensioni venire qua, è diventato difficile da qua passare ad altre dimensioni. E questo ovviamente non è che sia tanto piacevole. È vero è che c'è stato comunque chi ha trovato degli stratagemmi anche attraverso la terra interna e non solo per potersi incarnare, ma comunque ecco perché vi dico che questa modalità di protezione, questo raccontarci che per proteggerci viene messo questo sigillo, viene fatto questo recinto di frequenza e poi alla fine quelli ingabbiati siamo sempre noi, lascia pensare che ci sia l'ennesima manipolazione sottostante. Ma la bella notizia qual è, per finire, perché c'è una bella notizia ovviamente, è che innanzitutto noi abbiamo l'opportunità di agire sia all'esterno, attraverso i portali, la griglia morfogenetica della Terra, attraverso la sfera di Amenti, ma anche attraverso i nostri portali interni e il nostro DNA. Quindi non siamo necessariamente vincolati a un percorso galattico o planetario, ma possiamo fare un percorso personale. Inoltre, ci troviamo in questo periodo storico che a me è proprio piccolo, ragazzi, perché diciamo che la finestra che potrebbe essere considerata il ciclo di ascensione, dove è possibile passare più agevolmente da una dimensione all'altra, dove il processo di trasmutazione agevolato è lungo 4.000 anni e noi ci troviamo al centro di questo, in un momento particolare. Ecco, quello che si può dire è che oggi il nostro passato, il nostro futuro, il nostro presente si stanno in qualche modo chiudendo in un cerchio. C'è una sorta di punto di incontro e c'è l'opportunità per ognuno di noi di compiere una scelta che è una decisione personale di adesione a un certo tipo di principi, a una riconnessione con noi stessi e quindi con una verità che è l'aspetto di noi che più ci rappresenta, il collegamento con la nostra parte più alta, ed è l'opportunità di svincolarci da tutte queste gabbie che sono state proposte e riproposte e riproposte. Siamo arrivati al punto di svolta, potremmo dire, al punto finale di un grandissimo e lunghissimo percorso, dove è possibile tornare indietro e quindi rimanere ingabbiati in questo sistema, ma anche invece scegliere la strada della libertà. E questo è possibile in questo periodo storico perché ci sono diversi tipi di energie che si stanno incastrando insieme a molte entità, molti umani dell'origine, che finalmente, dopo un percorso infinito, si stanno risvegliando e stanno aiutando altri a farlo. Più volte ho parlato del famoso 6%, c'è chi parla dell'8, ma in realtà è il 6% della popolazione sulla Terra che nel momento in cui riesce a riconnettersi e risvegliarsi ha l'opportunità, proprio perché noi viviamo su tutte le dimensioni, viviamo in più spazi e in più tempi, ci sono molti aspetti di noi, molti noi in differenti identità, che nel momento in cui ci riappropriamo di una connessione li ricongiungiamo e quindi una persona può avere la possibilità, la capacità e il potere di interagire sul sistema in maniera molto grande in funzione di tutte le sue parti. Noi ci vediamo come esseri piccoli, poveri, dispersi in questa materia, ma non è così. Ecco perché in questo momento è così importante, a mio avviso, fornire gli strumenti alle persone per comprendere cosa sta accadendo e che cosa è avvenuto finora e fare una scelta, perché la scelta si può fare solo ed esclusivamente quando si conosce la verità.
La scelta si può fare quando si hanno in mano gli strumenti per operare una scelta. Noi siamo abituati a essere spinti a fare scelte che in realtà non sono realmente scelte, ma sono forzature, sono obblighi. Questo deve finire. E il mio obiettivo, con tutte queste live che ogni tanto qualcuno mi dice: "Ma cosa ce ne frega di sapere tutte queste cose?" Ci serve capire come siamo stati manipolati, perché ci serve capire come liberarci. È ovvio che la riconnessione al sé, la liberazione è qualcosa che io posso solo indicare come un'opportunità, una strada, ma ognuno ha il suo percorso e per poter aiutare ogni persona a riconnettersi al proprio sé, a liberarsi dagli ostacoli, dai vincoli, dalle programmazioni, dalle catene, è necessario una esperienza pratica, concreta e individuale, che è possibile fare ovviamente solo attraverso dei corsi dal vivo, non su YouTube, ma tutto il resto, tutto questo sforzo immane che immagino capiate che c'è nel cercare di divulgare questa marea di informazioni che poi cercherò di riprendere, magari di snocciolare, di rendere nella ripetizione un po' più abituali nell'ascolto, perché noi siamo stati abituati per tantissimo tempo ad ascoltare una storia totalmente diversa e quindi quando ci entrano nuove informazioni stridono perché fanno fatica a inserirsi nel nostro struttura mentale. Per questo a volte è necessario ripetere le cose perché la volta successiva uno fa qualche collegamento in più, comincia a formarsi un sistema di pensiero o una rete nel vostro cervello che permette di abbracciare quel tipo di concetti e assimilarli, ammesso che voi ve li sentiate reali e giusti. Ed è una cosa che invito tutti a fare. Chiedetevi quanto c'è di verità. Chiedete al vostro sé, io l'ho fatto, e chi lo fa avrà una risposta chiara. E non è importante che ve la dia io, anzi non è giusto che ve la dia io, ma questo allenamento è importante iniziare a farlo fin dall'inizio. Qualcuno mi chiede cosa consiglio di fare. Io non do consigli in questo senso, cerco di offrirvi degli strumenti e vi do delle opzioni. Chi è nel momento in cui nella propria realtà, nella propria vita, sente il bisogno di fare uno switch o prendere una decisione chiara che lo porti a riprendere le redini della propria realtà, farà probabilmente questa domanda e avrà la sua risposta. Io sono molto felice, nonostante sia faticoso questo percorso, anche per me che lo sto portando avanti ovviamente, perché vedo sempre più persone durante le conferenze, durante i corsi, prendersi per mano, unirsi, avere finalmente la gioia e l'entusiasmo di chi vede e trova la strada per riabbracciare se stessi. E guardate che ritrovare voi stessi, la vostra capacità creativa, la vostra capacità di modellare la realtà e rendervi coerenti con quello che veramente siete e non con quello che vi hanno detto, vi hanno imposto dall'esterno, indipendentemente dalla realtà che ci circonda e che ci vuole, lavoratori schiacciati, poveri, stressati, eccetera, eccetera. Questo tipo di percorso è la cosa più bella e per me la cosa più esaltante è poterlo condividere con persone che in qualche modo sono riuscita io attraverso YouTube, attraverso queste live, a coinvolgere in questa nuova realtà che prima di tutto ha travolto me, perché ha cambiato il mio modo di affrontare la vita, la realtà, ha cambiato proprio la mia realtà e che proprio in funzione di questo io sto cercando di condividere anche con voi. Grazie a tutti quanti per essere stati con me anche stasera. Vi do appuntamento a giovedì prossimo. Un bacio a tutti e buona serata.